Ciao ragazzi, oggi parliamo di Shawn Rhoden, detto Flexatron, il campione di origini giamaicane che nel 2018 mise fine al regno di Philip, diventando l'atleta più anziano di sempre, 43 anni, a vincere la gara più prestigiosa del bodybuilding. Atleta dotato di un fisico eccezionale, caratterizzato da una rara combinazione di volumi, estetica, proporzioni e condizione, Shawn aveva tutto per essere un supercampione e la sua vittoria al Mister Olympia del 2018 a molti sembrava l'inizio di una nuova epoca, che lo avrebbe visto regnare al vertice del bodybuilding. E invece la sua avventura di vita volgeva al termine. Prima lo scandalo con le accuse di stupro, poi la sospensione dalla IFBB, il tentativo di tornare alle competizioni mai concretizzatosi e infine la morte prematura avvenuta nel 2021 a soli 46 anni. Al di là dei successi ottenuti sui palchi di gara, di lui ricordiamo una storia di vita che si configura come una vera e propria odissea. Un percorso vissuto fra passione, momenti di euforia, ma anche periodi di depressione, con problemi di alcolismo e una carriera sportiva costellata di incidenti e contrattempi, non sempre legati alla pratica sportiva, che ne hanno reso l'ascesa ai vertici del bodybuilding una vera sfida. Fino alla prematura scomparsa, improvvisa e inattesa per i più, ma in parte annunciata per chi lo conosceva da vicino, considerati i problemi cardiaci che aveva da tempo. Questa è la sua storia, o meglio, la sua odissea. Enjoy! Shawn Rhoden nasce il 2 aprile 1975 a Kingston, in Giamaica. Da ragazzino è sportivo e da buon giamaicano gioca a calcio, pratica il nuoto e aspira a diventare un campione. Nel 1990 la sua famiglia si trasferisce negli Stati Uniti e qui Shawn si avvicina al mondo dei pesi e del bodybuilding. Nel 1992, a 17 anni, ispirato dal campione Johnny Schamburger, Shawn comincia ad allenarsi in palestra e poco dopo, con un peso sui 70 kg, vince la sua prima gara come teenager. Nel 1994 subisce un grave infortunio e devono riattaccargli 9 tendini di una mano, ma fortunatamente riesce a riprendersi e a continuare la sua carriera sportiva. Tra i punti salienti della sua carriera come atleta dilettante ricordiamo i 2 podi conquistati con un peso sugli 89 kg nei pesi medio-massimi al campionato NPC Team Universe rispettivamente nel 1999, anno in cui fu terzo, e nel 2001, quando arrivò secondo. In seguito comincia a gareggiare per titoli più importanti, ma una tragedia lo ferma. Nel 2002 a suo padre viene diagnosticato un cancro ai polmoni e morirà poco tempo dopo. Shawn ne rimane traumatizzato, si interroga sul senso della vita, lascia il bodybuilding per supportare la famiglia e si lascia andare all'alcol, cadendo in un periodo di depressione che durerà diversi anni, fino al 2008. Racconta di essere finito all'ospedale a causa dell'alcolismo e di avere tentato il suicidio un paio di volte. Fortunatamente nel 2008 Shawn riesce ad uscire dalla sua crisi e trova rinnovata ispirazione guardando una gara locale di bodybuilding, dove vede diversi atleti con cui aveva gareggiato in passato e si convince che può fare meglio di loro. Ricomincia ad allenarsi senza troppe velleità e nel 2009 ritorna a gareggiare, con risultati che superano le sue aspettative. Prima vince l'NPC Delaware Open Bodybuilding, gara che lo rimette nel radar degli appassionati di settore, e lo stesso anno, all'età di 34 anni, con un peso sui 95 kg per 1,78 m di statura, vince i campionati nordamericani IFBB, conquistando la Pro Card. Comincia a gareggiare sul circuito pro nel 2010, ottenendo un incoraggiante sesto posto al Dallas Europe Super Show e nel 2011 esordisce al Mister Olympia, piazzandosi 11°. Capisce che deve migliorare il suo fisico in modo importante se vuole affermarsi ai vertici del bodybuilding professionistico e, a partire dal 2012, su suggerimento di Charles Glass, fa team con il coach Chris Asito per una collaborazione che si rivelerà di grande successo. Sotto la guida di Asito, Shawn si trasforma significativamente e comincia la sua scalata al massimo titolo. Nel 2012, con un peso in gara sui 104 kg, sarà primo al Tampa Pro, ancora primo al Dallas Europe Super Show e terzo al Mister Olympia, dietro a 2 mostri sacri come Philip e Kay Green. Dal 2013 al 2015 rimarrà ai vertici dello sport, ottenendo ancora 2 terzi posti al Mister Olympia, rispettivamente nel 2014 e 2015, e arrivando sul podio praticamente in tutti i Grand Prix a cui prese parte. Sembra tutto facile, ma le difficoltà sono sempre in agguato. Nel 2016, a ridosso del Mister Olympia,
ha un'intossicazione alimentare a seguito di un pasto a base di salmone e riso avariati. Vomita, ha i crampi, è disidratato, ma non molla. Di fatto la sua condizione estetica è fantastica. È squartato, ricarica i carboidrati con qualche ciambella e proteine isolate e si presenta sul palco del Mister Olympia ottenendo uno splendido secondo posto dietro a Phil Heath. Il 2017 potrebbe essere l'anno della sua consacrazione a campione assoluto, ma le cose cominciano male. Si rompe una mascella, si racconta a seguito di un pugno ricevuto da Courtney Clenny, una fitness model con cui aveva avuto una relazione extraconiugale e per diverso tempo non può masticare cibo solido. Su suggerimento di Chris Asito si alimenterà con cibo frullato. Chris gli fa frullare carne e patate in modo che riesca a nutrirsi. Nonostante le difficoltà, Shawn arriverà quinto al Mister Olympia del 2016, un ottimo risultato considerate le circostanze. Anche il 2018 comincia in modo difficile. A inizio anno Shawn rischia di morire a causa di 2 ulcere, si dice causate dall'uso massiccio di ibuprofene, un antidolorifico. Lesioni che gli provocano emorragie interne e, ricoverato in ospedale, subirà 7 trasfusioni di sangue. Si rimetterà in sesto, ma dovrà saltare l'Arnold Classic a cui voleva partecipare. In ogni caso riesce a prepararsi al meglio per il Mister Olympia e fa la storia. Si presenta in gara con un peso sui 110 kg scolpiti e cesellati e vince il massimo titolo, detronizzando il campionissimo Phil e, a 43 anni, diventa l'atleta più anziano di sempre a vincere il Mister Olympia. Sembra l'inizio di un regno che poteva durare numerosi anni, e invece è l'inizio della fine. Lo stesso anno viene accusato di stupro nello Utah e la IFBB lo sospende dalle competizioni in attesa della sentenza del tribunale. Negli anni seguenti Shawn non potrà quindi difendere il suo titolo, ma, nonostante lo stress della situazione, non demorde e insieme alla nuova compagna Laura-Lee Chapados si prepara per rilanciarsi una volta risolti i problemi legali. In vista di un ritorno sul palco si mantiene a circa 135 kg di peso, ma la sua salute ne risente, come raccontato dal suo amico e compagno di allenamento Stenimore. Fra il 2018 e il 2021 Shawn ha avuto 2 attacchi di cuore e anche se si manteneva monitorato con analisi mediche periodiche, questo non lo ha salvato da un terzo infarto, quello fatale che lo ha stroncato il 5 novembre 2021, all'età di 46 anni. Forse sarebbe stato più saggio ridurre il proprio peso, visto le avvisaglie. Un evento che ha scosso il mondo del bodybuilding. Shawn lascia la figlia Cora, avuta con l'ex moglie Michelle. In palestra Roden ha provato molti metodi di allenamento e si è allenato sotto la supervisione di diversi trainer, ricordiamo il mitico Charles Glass e Chris Lewis, più noto come Psycho Fitness. In generale adottava un approccio classico e senza fronzoli, lavorando con un protocollo ad alto volume, che lo vedeva eseguire 20 e più serie per gruppo muscolare, suddivise in 3, 4, 5 esercizi dove lavorava principalmente con un range di ripetizioni fra le 8 e le 12, mentre utilizzava anche ripetizioni più alte per le gambe. Lavorava nell'ottica di sviluppare un fisico simmetrico e ben proporzionato, ad enfatizzare la forma X del fisico che madre natura gli aveva donato, e consapevole che per lui era più facile sviluppare le gambe che non la parte superiore del corpo, organizzava il suo lavoro in palestra allenando petto e schiena con una frequenza più alta rispetto alle gambe, con una split routine del tipo: lunedì petto, martedì schiena, mercoledì spalle, giovedì braccia, venerdì petto e schiena, sabato femorali, domenica quadricipiti. In questo modo allenava petto e schiena 2 volte a settimana, mentre dedicava un solo allenamento settimanale alle gambe. Non era un grande fan di principi di allenamento esotici, ma all'apice della sua carriera utilizzava tecniche come il preaffaticamento, cominciando l'allenamento di un dato gruppo muscolare con un esercizio di isolamento, per poi proseguire con movimenti multiarticolari, in modo da produrre un'ottima stimolazione muscolare anche usando carichi moderati, evitando quindi di stressare eccessivamente le articolazioni. Per aumentare l'intensità si avvaleva anche di tecniche come le superserie, eseguendo senza pausa 2 esercizi per lo stesso gruppo muscolare, ad esempio panca inclinata col bilanciere seguita da croci su panca inclinata con manubri. Un'altra tecnica di intensità che utilizzava erano i drop set, che gli permettevano di spremere i muscoli al 100%. Anche sul piano alimentare Shawn adottava un approccio basilare, consigliato dal guru Chris Asito, e
e utilizzava la classica dieta da bodybuilder ad alte proteine, medi carboidrati e pochi grassi. In pratica avena e uova a colazione e poi principalmente petti di pollo, bistecche, patate dolci e verdure per il resto della giornata, integrati da frullati proteici fra i pasti. Al più, lontano dalle gare, si concedeva un po' di burro di mandorle o di arachidi. Shaun era anche noto per la sua capacità di trasformare il suo corpo in tempi molto brevi e ha più volte stupito le persone arrivando sul palco in condizioni strepitose, mentre solo poche settimane prima sembrava ancora lontano da una condizione di gara. Davvero una genetica molto favorevole per il bodybuilding. Riassumendo, Shaun Rhoden è stato una meteora che ha illuminato la scena del bodybuilding IFBB nella seconda decade degli anni 2000, salvo poi esplodere in volo, incappando in scandali, a torto o a ragione non lo sapremo mai, sospensione dalle competizioni e infine la prematura scomparsa. Grandissimo atleta dotato di un fisico ad X, rara combinazione di massa muscolare ed estetica, Shaun era atteso a dominare la scena agonistica IFBB per diversi anni, ma sceso dal palco nel privato era anche un uomo con diversi problemi, un passato di alcolismo e la sua ascesa ai vertici del bodybuilding è stata costellata di incidenti e difficoltà spesso extrasportive. Senza giudicare l'uomo, che sicuramente ha fatto diversi errori nel corso della sua vita, Shaun è rimasto vittima delle sue ossessioni. Il fatto di cercare di mantenere un peso sui 135 kg ad un'età non più giovanissima e anche a fronte di diversi problemi cardiaci che aveva sviluppato, come raccontato da Stenimore, suo amico e compagno di allenamento, peraltro senza competizioni in vista, non è stata una scelta saggia. Una storia che si ripete. Purtroppo le ossessioni fanno passare la propria salute in secondo piano, fino a quando la corda si rompe e fine dei giochi. Un vero peccato, un'altra storia che ha molto da insegnare e su cui meditare. Ciao, alla prossima!